Divisionista. Infatti la sezione è intitolata La montagna divisionista. Tra le varie opere importanti quelle di Matteo Olivero, e vorrei sottolineare questa bellissima tela dove è rappresentata la mamma nell'abito tradizionale della Valvaraita, con sullo sfondo il Monviso e molti alberi di miele. È una tela del 1924 dove la mamma viene rappresentata proprio in modo molto reale, molto veritiero. Il costume e anche la scatola di legno intagliata che tiene tra le mani sono raffigurate legnine in particolare. Matteo Olivero è un pittore piemontese che si sta rivalutando moltissimo in quest'ultimo periodo, grazie anche ad una mostra dedicata a lui all'Accademia Albertina di non molti anni fa, ed è considerato il maestro della neve. Infatti abbiamo un'altra tela di Matteo Olivero che rappresenta un pendio innevato molto bello, molto significativo, in cui la luce si riflette su questo manto nevoso che sembra proprio di toccarlo. Un'altra opera interessante di questa sala, e soprattutto per motivi di carattere storico, è la processione Vanne di Angelo Garino. Deve essere stata dipinta alla fine del 1800 ed è di nuovo una rappresentazione molto reale di un fatto di vita quotidiana, comunque una processione importante che dall'abitato di Vanne va verso la parrocchia, una chiesa parrocchiale. Interessante perché si vede una delle case più antiche delle valli di Lanzo, Lucias, sulla sinistra, che è proprio questa casa arroccata su una roccia, e poi tutto l'abitato di Vanne e una fila di persone in molte in costume locale, molte donne in costume locale, che seguono la statua della Madonna, probabilmente una processione dell'Assunta, e quindi tutto l'apparato dei sacerdoti e degli uomini vestiti nel costume della confraternita. Un altro dipinto molto interessante è il mattino autunnale di Tavernier. Qui la tecnica divisionista è a un livello molto elevato. Le foglie, la campanella che in primo piano sembrano uscire dalla cornice del quadro. È un'opera che ci è stata imprestata dall'Intesa San Paolo, arriva da Milano, dalla Galleria d'Italia, ed è quindi un'opera importantissima per il periodo divisionista. Da Tavernier passiamo ad Abrate, però siamo già nel 1900, con due dipinti che raffigurano il Monte Bianco ancora in modo realistico. Invece a fianco abbiamo un dipinto curioso di Renato Chabot che rappresenta il Monte Charforon e sembra quasi un manifesto pubblicitario, perché qui siamo in effetti all'inizio del Novecento, quindi la pittura tende a diventare astratta, quindi a rappresentare un sentimento, un'idea dell'artista e non più tanto la realtà. Come anche i due dipinti di Alessandro Poma, che rappresentano un prato fiorito e un pendio innevato, dove le pennellate sono molto veloci e non c'è più il dettaglio del particolare. Invece Giuseppe Sauli di Gliano, che in effetti è ancora a cavallo fra fine 800 e inizio 900, rappresenta ancora la realtà nei particolari, anche se non dettagliatamente come ad esempio Garino o Olivero,
e qui abbiamo una piccola, diciamo, collezione dedicata ad Usseglio. Giuseppe Sauri Vigliano infatti frequentava Usseglio come villeggiante, aveva una casa a Villaretto e sono interessanti questi 3 dipinti: la Perinera, che è una frazione sopra l'abitato di Usseglio, la processione di Usseglio, che non ha nulla a che vedere con la processione di Balve come grandezza, ma è comunque molto attenta nel rappresentare la realtà, e un paesaggio intitolato Verso Usseglio, con una luce molto delicata, molto calda, insomma un dipinto piacevole. Alle mie spalle invece abbiamo l'ultimo, diciamo, dipinto della mostra di Bellan, e anche qui, diciamo, siamo più sulla linea dell'astrattismo, con la rappresentazione delle cime del Monte Bianco.